hai un consiglio da dare ai giovani che stanno uscendo dall'università adesso, PhD che stanno finendo il PhD e quasi professori che vogliono diventare professori? Wow, è veramente difficile. Allora, per i giovani che stanno uscendo oggi dalla università, un consiglio onesto e molto ottimistico: stanno vivendo in un momento magico della storia di umanità. Così tante cose sono sviluppate in così breve tasso temporale, lasto temporale di 5-10 anni, se ci pensi. Si stanno sviluppando le cose assurde che delle volte sarebbero centinaia d'anni da fare. Sì. E non è solo AI, è anche robotica, anche energia, anche periodo accesso alla conoscenza. Se ci pensi, prima tu devi andare in una biblioteca per dei giorni, delle settimane a comprendere 2 informazioni, oggi con un paio di clic ce le hai. Quindi sono in un momento magico della storia dove possono realizzarsi nelle aree di tecnologia o della applicazione umana, anche umanistica, molto bene, in maniera unica, e ci devono credere, appunto. E per quanto riguarda le persone verso la fine del PhD o durante il PhD, ovviamente ci sono momenti che siamo tutti giù, bui, però alla fine ci si fa tutti quelli che mettono dell'impegno, se fanno, specialmente nei gruppi che fanno delle ricerche inerenti, proprio tutti possono arrivarci. E poi non esiste solo una strada, questo è importante, non esiste solo la strada accademica o solo la strada industriale, esistono diverse strade, perché, e questo è un consiglio che ho avuto io, che mi è partito qui, sei parecchio giovane ancora quando finisci il PhD, molte volte o quasi sempre, e quindi hai tantissime opportunità da realizzarti. Possono essere opportunità in un istituto di ricerca, in un'università, ma anche in delle aziende. Viviamo un periodo in cui moltissime aziende che sono enormi, fighe, fanno bellissime applicazioni, pagano benissimo, vogliono i dottori di ricerca proprio perché hanno un diverso mindset mentale e hanno delle conoscenze uniche che hanno acquisito durante questi 3, 4, 5 anni in più di studio, e quindi è tutto possibile. Cioè molte volte, e questo lo noto tantissimo, già dai master, figuriamoci i PhD, si autoimpongono una pressione da dentro, non si deve fare niente, la vita andrà bene, ci sono diverse opportunità, e anche se andando per una strada, fai che è una strada accademica o quella dell'azienda, non dovesse andare bene, sei arrivato a un incrocio, sai che c'è? Prendi, torna indietro all'incrocio e prendi l'altra strada. Quasi sempre ci si può fare. Molte volte, questo lo dico anche per me stesso, ci facciamo della pressione autoindotta che non serve crederci. E per quanto riguarda i professori e close dei professori, là il mio consiglio è un po' diverso. Io per sbaglio sono finito a fare il professore, in termini che sinceramente mio sogno non era fare accademico, no, e quindi per me è anche sbagliato avere, specialmente sento al secondo anno di università la gente dire io vorrei fare accademico. A me piaceva molto quello che facevo come progetti, quindi a me davvero affascinava da morire fare interfacce uomo-macchina, proprio tutt'oggi mi piace tantissimo. Mi piaceva tantissimo poter avere opportunità di fare quelle cose, e poi devo ringraziare a Silvestro Micera, Javier Navarro, vari altri, Thomas Stiglitz, i mentori e le persone che più che altro mi hanno messo in posizione a poter fare questi sviluppi tecnologici e queste transazioni cliniche. Ovviamente devi avere un sacco della tua iniziativa, devi pensare dove potresti finire, sognare. E io sognavo con i miei amici collaboratori Marco Capogrosso, professore a Pittsburgh, Marco Bonizzato a Montreal, Giacomo Valle, ora professore in Göteborg, il Francesco Petrini, ex collaboratore che ha fatto l'azienda. Con loro abbiamo preso molte iniziative, molto giovani, erano tutti sotto 30 anni, e abbiamo provato a fare delle cose. E facendo delle cose siamo riusciti a raggiungere le cose. Quindi non deve essere la fine, deve essere proprio modificata diversamente in tua testa. Devi fare delle cose che ti porteranno casomai a qualcosa più grande. Se invece il tuo scopo è fare il prof, solo quello come più grande, quello ti blocca anche delle creatività, esecuzioni delle cose che stai facendo da giorno a giorno. E ultimo, non meno importante, lo dico, hai visto anche i ragazzi del gruppo, la vita è oggi, cioè godiamoci ogni giorno, cioè deve esserci quel momento di battuta, quel momento di caffè insieme, del pranzo insieme, quella volta che abbiamo anche un piccolo successo nel laboratorio, nella vita di ricerca. Oggi sta funzionando un elettrodo, anche se non tutto è finito,
Dobbiamo riprenderci e goderlo, gioirlo, perché questa vita è unica cosa certa e abbastanza limitata e corta, quindi la gioia deve fare la sua parte, quindi una giusta combinazione tra impegno, motivazione e godersi il momento, e noi stiamo provando a lavorare così. Bello. Grazie mille, Tony. Grazie Francesco, è stato un piacere, bello. Grazie davvero. Grazie a te.